che io non ero abbastanza, che io sbagliavo o che io non riuscivo a fare qualcosa così semplice, no, così fisiologica che magari qualcuno che nemmeno ci prova, riesce, però qualcuno che si prepara il cuore, la casa, la famiglia, l'attitudine, si studia, ehm, era davvero pesante perché pensi che: "Ah, non ce la faccio". Ciao, sono Camila Martins e questo è il podcast Scoprirsi donna. In questa stagione ascolteremo delle storie di donne che hanno affrontato e stanno affrontando l'infertilità e altri temi e tematiche legati alla gravidanza. E oggi sono qui con Izzy. Ciao, sì. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Bella incinta, grazie a Dio, però sto bene. Ecco, infatti farò parlare direttamente te oggi, Izzy. Ti chiederò di condividerci la sua storia, quindi la prima domanda che ti faccio è: quando hai iniziato a pensare alla maternità, a diventare mamma, a costruirti una Mh-mh. famiglia? Io penso che questa domanda forse tutti noi quando eravamo bambine abbiamo immaginato che noi eravamo le mamme dei nostri bambolotti, dei nostri Cicciobello, di questi pupazzi, no, io mi ricordo che mettevo tutti i pupazzi così sul letto e loro erano tutti i miei figli, quindi già penso che da piccole noi abbiamo questo istinto di Sì. maternità, e quella voglia di curare, quella voglia di prendere cura di qualcuno. Però, per davvero, dopo che mi sono sposata, ci siamo detti che 2 anni di rilassarsi, abbiamo preso per viaggio di nozze, per stare insieme, per conoscerci ancora di più da sposati, abbiamo voluto aspettare 2 anni. E quindi dopo i 2 anni di matrimonio avevamo detto: "Okay, sì, siamo pronti per veramente essere genitori". Ed è andata come volevate? Ci sono state Mh-mh. No, dei ecco. no. Perché abbiamo detto nel nostro secondo anniversario di matrimonio che, okay, oggi marchiamo il primo tentativo per diventare genitori e non è funzionato. Mh-mh. Anche perché io non so perché, però nessuno mi ha insegnato di questa cosa di ovulazione o Mh-mh. il calendario, il giorno giusto, la settimana giusta che si deve fare per poter raggiungere l'obiettivo di diventare incinta. Non sapevo niente di questo. Solo dopo 3 mesi ho iniziato a ricercare e internet mi ha insegnato delle cose. Io dico: "Ma perché perché nessun dottore o perché i miei genitori non mi hanno insegnato? Come mai c'è questa settimana una finestra per le donne per diventare incinte?" E quindi okay, quindi è passato anniversario. 6 mesi dopo non è arrivato nessun test positivo che ero incinta o qualcosa, quindi passa 1 anno e niente. Passa 2 anni e niente. Vabbè, 2 anni c'è Mh-mh. qualcosa che non va. Se dopo che abbiamo scoperto la finestra dell'ovulazione come mai? E quindi ho iniziato a parlare con le amiche, mi sono aperta, resa vulnerabile, perché so che è difficile, essere vulnerabile e parlare con qualcuno, perché loro dicono: "Ma sei giovane e hai tutti questi problemi che non riesci a fare figli", sai? Quindi però abbiamo superato questo ostacolo e dopo, ho ricercato ancora di più e ho iniziato a fare i test di ovulazione, quelli che non so se voi avete mai sentito, tu compri un pacco su Amazon o da qualche parte e fai il pipì su questo strip per capire se quel giorno stai Tipo i ovulando. test di gravidanza, solo che per l'ovulazione, giusto? Esatto, esatto. E quando ti becca quel giorno, tutto si ferma e vai a provare. Però nonostante quello, ancora 6 mesi di questa cosa, niente. Quindi abbiamo detto: "Okay, adesso cerchiamo aiuto veramente da un dottore, da una ginecologa o di qualcuno". E lì abbiamo iniziato il percorso, ospedaliero per cercare come mai e tutto quanto. Una serie di esami, una serie di tante cose che
davvero prima ci ha rubato tanto tempo, tanta forza e tanta speranza, perché tu pensi: questi esami sono molto invasivi, molto, molto invasivi e fa male. E dopo ti arrivano le notizie che, magari lui non aveva tutta questa quantità di possibilità e tu devi cambiare stile di vita e tu devi fare questo, tutto questo, finché sei pronta per avere il figlio. Quindi il nostro processo, quello che abbiamo pensato 2 anni dopo il matrimonio, è diventato 4, 5 anni dopo il matrimonio. Ecco, il psicologico Il in quante psicologico è tipo che io non ero abbastanza, che io sbagliavo o che io non riuscivo a fare qualcosa così semplice, no, così fisiologica, che magari qualcuno che nemmeno ci prova, riesce, però qualcuno che si prepara il cuore, la casa, la famiglia, l'attitudine, si studia, ehm era davvero pesante, perché pensi che: "Ah, non ce la faccio, non sono abbastanza", o sto rattristando mio marito perché questo è il grande compito di essere donna, dicono, però non è vero. Non è solo questo, non è solo questo per niente, però è una delle cose che, Dio ci ha dato come fisicamente donne la possibilità di avere. esatto. Ma c'è stato un momento durante questo percorso che hai pensato che non avresti potuto avere figli, che sarebbe andata così insomma? Sì, perché io lavoro tanto e quindi pensavo: "Oh, il mio stile di vita, sai, economicamente devo lavorare per riuscirci, e quindi il mio stile di vita di sempre stare in movimento, sempre lavorare, sempre fare questo per riuscire a pagare questo, a fare questo". E quindi ho detto: "Vabbè, se non arriva il baby è perché io sono impegnata in questa stagione e va bene, fa niente". Okay, quindi il pensiero, cioè la paura anche, no, nel di non arrivare a Mh-mh. realizzare questo sogno, diciamo anche non solo tuo, ma anche di tuo marito, no, perché Sì, noi sì, sì. parliamo tanto delle donne, però Mh-mh. anche loro Sì, anche loro, anche loro. Mio marito, e lui è molto, molto family, cioè ama la famiglia, ama stare coi bambini, e quindi vederlo, guardarlo è tipo: "Ah". Quando non è arrivata finalmente la nostra, era sempre: "Oh, lui è bravissimo con i bambini e tutto quanto, quindi perché non posso dargli questa gioia?" quindi ti sentivi anche in colpa. Sì, 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 sì. Qual è stato per te il momento, diciamo, più difficile durante questo percorso? Il più difficile ogni mese. Ogni mese quando vai in bagno e sai che sta per arrivare il ciclo, quindi ti siedi e dopo: "Non voglio vedere, non voglio vedere, non voglio vedere il sangue, non voglio vedere il rosso". Ed esce tipo dopo no, e inizi a piangere, inizia a vedere che non c'è, perché vedi il sangue, e quando ovviamente, per quelle che non sanno, se non vedi il sangue c'è la possibilità, però quando c'è sangue è perché già sei entrata nel prossimo ciclo. E quindi ogni mese era stata una delusione, quel ricordo che: "Ah, non è questo mese". Quindi ogni mese c'era questa tristezza. Quindi tu avevi cicli regolari, non clinicamente non avevi niente. Clinicamente non avevo niente, però durante questi esami magari dicevano tipo: "Ah, forse il liquido dentro è troppo fino, quindi il spermatozoide non riesce ad attaccare bene, quindi tu devi fare questo cambiamento, tu devi prendere questa pillola, tu devi fare questo ormonio". E no, era troppe cose, Troppe troppe cose. cose e nessuna Mh-mh. risposta. E nessuna risposta. Questo forse non è facile, Sì, nel sì, senso sì. che non sai che cosa succede, no, Mh-mh. perché magari se uno ha una diagnosi dice: "Okay, ho questo, Sì. lavoriamo su questo". Sì, 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 Mh. sì. No, però finalmente è arrivato la notizia, perché in questo
questo periodo in Italia specificamente c'è un processo molto bello che il sistema sanitario provvede per le donne che vogliono essere medicamente assistita, procreazione medicamente assistita. E però hai 6 mesi di fare tutti gli esami e tutte le visite, tutti gli ormoni che devono iniettare, però questa pressione dei dottori, tipo: "Devi fare in 6 mesi, devi fare in 6 mesi", non ci metteva la pace. E quindi ci siamo detti io e mio marito che: "Guarda, non vogliamo sentire questa pressione". Quindi quando c'è pressione non è che non si sa mai se veramente è quello che è la volontà di Dio sulla tua vita o quello che dovrà succedere. Ma ci siamo arresi e abbiamo detto: "Guarda, grazie ai dottori di PMA, procreazione medicamente assistita, grazie per aver, aperto i nostri occhi, per i nostri corpi, eccetera, eccetera, però non vogliamo questa pressione di tempistica". E dopo che ci siamo arresi. E 2, 3 settimane dopo è arrivato la notizia che eravamo incinti. Eravamo incinti. Sì, No, sì. infatti raccontaci un po' questo momento perché Sì, 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 è bello. è stato incredibile. Quindi dopo 5 anni di sposati l'intenzione era 2 anni dopo di farlo, di fare figli, però dopo 5 anni, è stata un'emozione pazzesca perché di nuovo ti svegli, fai la pipì, non voglio che succeda, non voglio vedere il sangue. E io okay, dopo 10 giorni di ritardo non ho detto a mio marito che ero in ritardo, perché non volevo deluderlo di nuovo o quel sentimento. Lui mai, mai mi ha messo pressione, mai. Lui non farebbe mai questo. Però lo imponevo su di me e so che tante noi imponiamo su di noi, i nostri mariti, i nostri compagni non metterebbero? Si dice? Metterebbero, questa pressione su di noi. Ma okay, quindi ho detto: "Okay, ci proviamo, magari è questa volta". Quindi prendo un test fasulo del supermercato, 3 €, ed era positivo. E io ho detto: "Oh my gosh, magari è solo fasulo, è un test che di 3 €". Quindi sono andata alla farmacia il giorno dopo e ho preso quella ufficiale che legge le settimane e tutto quanto. Ho detto: "Okay, easy, preparati". Quindi mi sono preparata e devi raccogliere il primo pipì del giorno, no, e di solito mi sveglio molto presto per fare la pipì, era 5 del mattino di quella giornata, ho messo la camera, impostato il telefono e tutto quanto, per vedere se era veramente successo. Quindi vado, faccio il test, appoggio il test 10 minuti per leggere i risultati e tutto quanto, ed era ho visto ed era 2, 3 settimane incinta. È stato veramente emozionante. Ho iniziato a piangere, nella camera e tutto. Però io dovevo stare zitta perché lui dormiva e Ah. volevo fare la sorpresa a lui. E quindi okay, ho registrato, ho fatto tutto, ho messo in un pacchettino, una busta perché era 2 giorni prima del Natale, e quindi ho scritto sulla busta ad Alessandro, mio marito, ho scritto: "Babbo Natale è arrivato presto", e ho messo sul piatto di colazione. Però 5 del mattino, sono passati 2, 3 ore dopo, alle 8 finché lui si svegliava, uhm, e io, mi giravo a letto senza vedere che io piangevo e questo qua e questo così. E dopo io: "Amore, ho fatto colazione", agitata poi io: Tipo: "Vabbè, "Svegliati!" svegliati, abbiamo fatto colazione". "Sì, sì, arrivo, 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 okay". Ignaro di tutto. Sì. "Amo, mi porti al lavoro dopo?" "Sì, sì, sì". E lui già era sospetto perché facevo troppe domande. E lui: va bene, arrivo". Quindi preparo la colazione e tutto, lascio la bustina lì di Babbo Natale e lui apre perché la mattina lui è gioioso, prende il suo caffè, sempre così, ha preso la busta ed era scioccato, scioccato finalmente, finalmente, ed era il miglior Natale veramente per noi. È stato incredibile perché sai, uno immagina
quel desiderio di in 1 anno riuscire a raggiungere i sogni. E prima dell'anno concludersi ed è arrivato questa benedizione, regalo dal cielo. No, infatti ti volevo chiedere, dal momento che siamo andati in bagno, no, perché lo aspettavate da tantissimo, no, quindi appena hai visto il positivo, che cosa ti è passato per la cioè hai avuto: "Ops, adesso è vero, Adesso ma è adesso cosa vero. faccio?" Ah-ah. Adesso tipo devo prendere tutte le precauzioni del mondo. Non posso sai tipo: "No, sei incinta non puoi fare questo, sei incinta non puoi fare questo". Però ovviamente, sai, non è che siamo incinte, non siamo Mh. malate, però tutte queste precauzioni adesso: "E adesso che faccio per davvero? A chi dico prima?" E questo, e questo. Quindi è stato davvero un shock perché dopo 3 anni 3, 4 anni di tentativa, non sapevamo se riuscivamo. Mh. E come l'hai vissuta la gravidanza? Eri tranquilla? Avevi più paura? Sì, no, la gravidanza fino adesso sono all'8º mese, però, tutta la gravidanza tranquilla, davvero da sogno, perché non ho avuto nausea, non ho avuto niente di problemi, solo all'inizio che c'era un Mh-mh. distaccamento di placenta che cos'è? Il distaccamento della placenta che si stacca un pochino dall'utero, ma è roba piccola che dopo si tratta con medicina, il tuo ginecologo, ginecologa darà tutta la cura, però è una cosa facile e succede spesso. Quindi quello mi ha messo un po' di paura. Mh. Però dopo di questo, ehm, tutto tranquillo, tutto normale, abbiamo fatto un tour, Abbiamo fatto il tour. abbiamo fatto un tour in tutta l'Italia, viaggiato e questo sul palco e qua e qua. Però adesso lei è femminuccia, adesso sta crescendo tanto, perché io sono piccola, mio Mh-mh. marito è alto e lei è magra e lunga, però è veramente si sente tutto. Penso che gli ultimi 2 mesi saranno un po' più difficilini, Si però è fatta tutto il tour, si è fatto tutto il tour. tutto intorno, tutto Si è intorno. divertita con noi. Sì, sì, sì. Quindi sicuramente o sarà calciatore, calciatrice? Sai che Si non lo dice? so, nel femminile Okay, come si femminile dice? o Calcio giocherà a calcio perché mi dà calci. O Ecco, sarà una cantante, musicista perché segue la musica con noi e tutto quanto. che bello. Sì, sì. Adesso ti devo fare la domanda che faccio sempre a Scoprirsi donna. Preparati. La domanda è: cosa diresti alla te stessa di qualche anno fa? Okay. È difficile. È difficile perché abbiamo sempre diciamo in testa, no, tipo: "Oh, cosa diresti a te?" Io direi che tutto veramente Dio mette nel tempo giusto. Non sappiamo perché le cose ci succedono in tempistiche diverse o tempistiche non nostre che pianifichiamo, però veramente penso che solo adesso capisco che Dio ha voluto che sia adesso, perché siamo riusciti ad acquistare casa, che è una cosa in Italia, Mh-mh. impossibile. Questa parola impossibile in Italia. Quindi siamo riusciti a acquistare casa, siamo riusciti a stabilire i nostri lavori. Ehm, quindi ti immagini non avere casa per avere figli, beh, non è un prerequisito Mh. avere casa per avere figli, no, non è questo che sto dicendo, però nel nostro caso c'è questa comodità di finalmente avere casa nostra. Abbiamo strutturata nel modo in cui abbiamo voluto. Uhm, Però tutto questo per dire a me stessa, un paio di anni fa, che aspetta dal Signore che Dio veramente ti darà il tempo giusto, ti darà quello che ti serve, se ti arrendi a Lui, se ti arrendi a alle tue preoccupazioni a Lui e paura pure, Lui ti darà nel tempo giusto, nel momento giusto. È vero, anche perché noi siamo sempre predisposti, no, a organizzare tutta la vita. Tipo io Sì, a 30 anni devo essere sposata, avere la carriera, avere figli. sì, sì, Poi sì. però la vita è un pochino diversa, no, da Mh-mh. come pianifichiamo e a volte Dio ci stupisce Mh-mh. veramente perché, arriva veramente nel tempo giusto Sì. quando consegniamo, no, Mh-mh. quando, portiamo a Lui tutte le nostre
debolezze o Sì, comunque i sì. nostri sogni, le nostre Mh-mh. richieste. Sì, sì, e Questo è credo bello. veramente in questo, che lui sai, magari alcuni di noi, quelli che stanno ascoltando, non è che credano Mh-mh. in Dio o qualcosa così, però veramente quando ti arrendi a quello che sarà, prima la tua mente Mh-mh. psicologicamente si scioglie e si rilassa. E secondo perché tu stai credendo e non smetti di avere quella speranza. Quindi non smette mai di avere quella speranza. Un goccettino di speranza può cambiare il mondo, il mondo. Io lo trovo in Dio personalmente, perché so che mi ha donato la vita, è quello che io credo. Quindi però non arrenderti mai e non perdere mai la speranza. Vero, vero. Infatti a parlare di speranza io ti ringrazio per aver condiviso con noi la tua storia, Grazie, perché porta proprio speranza. grazie Spero che mille. possa portare speranza a tutte le coppie Mh-mh, che adesso stanno nel momento dell'attesa mh-mh. e io spero anche che il momento dell'attesa diventi, la realizzazione di un sogno, no, Sì, di diventare mamma e diventare papà. Quindi sì, veramente sì. grazie. Yes, yes. Grazie. Grazie a te, grazie a voi, grazie per questo invito. Grazie Sì. mille. E grazie anche a te che ci hai seguito fin qui. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, ma ti do appuntamento per il prossimo episodio di Scoprirsi Donna. Ciao! Ciao.